è decisamente il paese dello street food. A qualsiasi ora, dalla colazione fino a tarda notte, queste bacinelle di carne arrostita per tutti i pasti della giornata a guarnire le tortillas. Per ora è uno dei miei mercati preferiti qua a Città del Messico. Non volevo provarlo. E il chicharrón fritto, lo ricordate, è temibile. I taxi rosa di Città del Messico, qua nel quartiere di Roma Sur, ovvero Roma Sud. Gli Champs-Élysées di Città del Messico. Polanco, il quartiere più agiato e benestante. Roma è un quartiere di Città del Messico incurante del fatto che tu sia un residente o un turista. Ti accoglie allo stesso modo, lasciandosi scoprire un poco alla volta. Lo compongono viali alberati e mercati affollati, fatti di piccoli gesti quotidiani. In questo episodio racconto Roma accordando i miei passi a quelli della colonia. Tu fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Il David è quello di Michelangelo, la piazza si chiama Rio de Janeiro e questo quartiere si chiama Roma ed è forse la colonia, il quartiere più noto di tutta Città del Messico, soprattutto dopo il film Roma meraviglioso di Alfonso Cuarón, il regista messicano, del 2018. Il quartiere è stato realizzato a inizio del Novecento in stile Liberty per volontà del dittatore Porfirio Diaz, che volle insediare qua, vuole attrarre in questo quartiere la classe borghese. Però con la rivoluzione che ha destituito la dittatura si sono insediati qua i rivoluzionari. Oggi è un quartiere estremamente multiculturale ed è diviso in due parti, Roma Nord e Roma Sud. Da una frattura storica dunque sbocciò quello che oggi è uno dei quartieri più alla moda di Città del Messico ed è proprio da lì che Roma comincia a raccontarsi. Il quartiere è stato via via invaso da bar, ristoranti di tendenza, boutique, artigianato d'élite, palestre all'avanguardia, quindi insomma un quartiere per una classe sociale sempre più agiata. Questa è decisamente una delle panaderie più note di tutto il quartiere. C'è un po' di coda, vediamo se riesco a prendere qualcosa. Il mio nome è diventato improvvisamente Mirgo e questo è il roll con il formaggio dolce. Roll de guayaba si chiama. È questo nido di pasta con al centro formaggio dolce. Delizioso. Anche se l'atmosfera è davvero diversa rispetto a Condesa, che è un quartiere confinante, mentre lì la vegetazione invade ogni viale e l'architettura ha una sua riconoscibilità. Qua appunto l'alternanza di edifici liberty con alcuni razionalisti rende sempre più mutevole il paesaggio urbano di questa capitale incredibile. Roma si mostra un poco alla volta e va letta strato per strato. È a tutti gli effetti una città nella città. L'altra cosa che notavo è come siano frequentissimi a Città del Messico i segnali per le evacuazioni e soprattutto vengono indicate le zone a basso rischio in caso di terremoto, le zone più sicure. Bellissimi dettagli Liberty. Qui abbiamo anche una fila di azulejos, di piastrelle rosa di Città del Messico.
L'arrotino non manca nemmeno qua. Ci sono ovunque camioncini delle bibite, soprattutto della nota marca di bibita al gusto cola. Probabilmente gli americani li hanno un po' intossicati da questo punto di vista. Mi ispirava questo negoziato d'artigianato, ma soprattutto dall'opportunità di vedere quello che era all'interno di un'abitazione, di queste abitazioni tradizionali degli anni, non so se questa sia forse anni 30. Vedo? C'è questa bellissima galleria commerciale alla francese. Si accede da questo palazzo in stile eclettico e si entra in questa galleria stretta e alta e luminosissima, oggi coperta, dove si affacciano sui lati le vetrine, un po' come Galleria Vittorio Emanuele o come appunto le gallerie parigine. E in Plaza Luis Cabrera c'è una fontana dall'acqua quasi maldiviana. Comunque in questi giorni, dopo aver già girato per alcune decine di chilometri attraverso Città del Messico, tema sicurezza, che è uno di quelli più pressanti per chi mi ha scritto sapendo che ero qua. Ebbene, la sintesi che mi sento di fare è questa, cioè non occorre prestare più attenzioni particolari di quelli che prestereste in città come Roma, Milano o in qualsiasi capitale europea. Quindi un po' di cautela nelle aree particolarmente affollate e turistiche, soprattutto per il fenomeno dei pickpockets. Di sera un occhio di riguardo in più attorno, informarsi su quali sono i quartieri più affidabili e quelli invece da evitare, ma solitamente quelli da evitare in realtà non hanno nessun appeal turistico, quindi non avete nemmeno motivo per cui andarci. Quindi questo è quello che mi sento di dire, e questa parte intanto l'ho registrata, poi vedrò se metterla nella versione finale del video. Se non mi succederà niente la confermerò. Messo da parte ogni timore da europeo, la domanda più interessante è: com'è davvero vivere ogni giorno a Roma? Se Condessa ha un'atmosfera più elitaria, Roma, perlomeno Roma Nord, ha sicuramente una connotazione ancora più popolare, nonostante la gentrificazione. Ed è bello come in Messico, se mentre si cammina sul marciapiede gli sguardi si incrociano, ti sorridono tutti. Questa signora qua dietro è stata ferma lì non so quanto, faceva passare chiunque, qualunque pedone, persino me, nonostante fosse ancora lontano dall'attraversamento. Hanno una pazienza. E poi è lunedì mattina, quindi in genere a quest'ora la gente è un po' più frenetica, un po' anche scocciata dell'avvio della settimana. Andiamo. È pieno di caffè carinissimi, mi prenderei un caffè in ognuno di questi. Tanti ragazzi che si fermano a lavorare al computer. Questa sembra una panaderia che ha anche però un negozietto, sono curioso di vedere i prodotti. Allora, c'è l'acqua di pioggia purificata, l'acqua di fonte naturale purificata. Mi ispirava un sacco il profumo, soprattutto. Questo è un mix di segale e frumento ricoperto di semi, penso sesamo, lino e semi di zucca. Me lo mangio così schietto. La crosta sottile ma croccantina, l'interno sofficissimo, bruciacchiatino in cima, buono. Bene, ho fatto scorta di incenso nel centro buddista, sfoggiando il mala che ho realizzato in un tempio in Corea, e procediamo verso Roma Sur. I taxi rosa di Città del Messico, qua nel quartiere di Roma Sur, ovvero Roma Sud,
a sud del mercato di Medellin prosegue la colonia Roma, così si chiamano i quartieri, ed è differente rispetto a Roma Nord, perché Roma Nord è più commerciale, ha molti più locali, in realtà ce ne sono anche qua, però c'è un'atmosfera un po' più residenziale a Roma Sur. Un posto tranquillo, calmo, placido, con lunghi viali alberati, un'urbanistica a griglia, e quindi è anche facile orientarsi per le strade. Sotto la frescura di queste gigantesche piante che mi affascinano un sacco, perché è un po' come se le montagne che circondano Città del Messico scendessero giù a valle a conquistarsi l'abitato. Montagne che, se tutto va bene, vedrò, anzi raggiungerò domani. Ho contattato una guida escursionistica che mi accompagnerà, speriamo vada tutto a buon fine. Ogni angolo, ogni incrocio stradale è un pretesto per mettere un chiosco, piazzare un chiosco di tortiglia. Alcune tortiglia hanno colori diversi, persino nero, perché sono fatti con mais diversi. Un calabassa. Questa è l'area colombiana di Roma e già l'ho addocchiato il profilo del mercato di oggi, il mercato de Medellin. Sapone su marciapiedi e pavimenti ad ogni ora. Secondo me i messicani sono ossessionati con l'odore di pulito, tutto sa di detersivo, dai loro vestiti ai pavimenti. Per fortuna anche, direi. ¿De dónde? Norteño. Norteño. Chicharrón. Este chorizo. ¿Y este? Chicharrón así nada más. Chicharrón e chicharrón pressato. Gracias. Bueno, adiós. Gracias. Non volevo provarlo. Chicharrón pressato e il chicharrón fritto, lo ricordate? È temibile a Guanajuato quando lo mangiai a colazione. C'è tutta una catena di montaggio, di lavorazione delle carni a vista. Vi risparmio le immagini delle carcasse. Qualetti pescati a Veracruz. Che è? Cabeza de tiburón. Una cabeza de Tiburón. tiburón. Es como uno squalo. Ay. Muy malo. Esto está más chiquita. Ah, un po' chiquita. ¿Y es lo mismo? ¿Sí? Es como seco. Sí, sí. ¿Y se come? Sí, el filete para caldo, pues ceviche. Profumi suavi nella parte floreale. Ai messicani piacciono tantissimo i fiori e in questo periodo, il periodo dei morti, noterete che le città sono piene di fiori arancioni, simbolo di questo periodo, che credo servano ad indicare la via ai morti. Este è il dragon fruit. Dragon fruit. Me gusta muchísimo. Tutti i tipi di mole, negro, rojo, qua addirittura in polvere. Este es camote al horno, joven. Calabaza también al horno con piloncillo. Sono frutta? Ajá, son frutas. Frutta, ok, vale. Este es naranjita china. Naranjita, cinese. Ajá, mire, pruébela. Gracias. Y todos son tejocote, todos los hacen con piloncillo, joven, o panela, como lo conocen en algunos lugares. Esta? Es tejocote. Ah, jojote, ok. Ajá. Volevo prendere una mantella, alla fine ho preso una mantella, ma per la tavola, per la mesa, per una tovaglia. Ho visto che ci sono questi colori tradizionali un po' in tutte le città di tovaglie. Ho contrattato come si fa nei mercati. Per ora è uno dei miei mercati preferiti qua a Città del Messico. Nei mercati il tempo rallenta, anche a Roma, che per un attimo smette di correre. È una giostra di profumi, sapori, soprattutto della regione dello Yucatan e dei dintorni.
Qua sembra di ritornare veramente indietro nel tempo, sia per gli arredi, l'architettura della struttura, il mood delle persone. E forse è arrivato anche il momento di assaggiare qualcosa. Grazie. Con este disfrútalo. Cochinita pibil se llama. Sí, cochinita pibil. Es con naranja. Sí, Naranja. lleva naranja, lleva achiote. Ah, Rico. Praticamente è un maiale marinato nell'arancia, sfilacciato, tenerissimo. E c'è anche un'altra spezia, rouco, una roba del genere. Accompagnato come al solito con i fagioli, la tortiglia e l'acqua al limone con semi di chia che galleggiano nell'acqua. Molto rinfrescante. Mi ha dato poi questo sughetto pieno di cipolle crude e temo qualcosa di piccante, non sono sicuro se aggiungerlo. E invece anche sta salsina cipollosa spinge un po' il sapore al suo perché e ci sta molto bene, con l'aggiunta poi del limone, che da loro è il lime, chiaramente bisognerebbe mangiare con la tortiglia. E sto ieno, sono pieno, pranzetto al mercato, 150 pesos, quindi 7 euro, più la mancia, che qua è almeno 10%, volendo anche il 15-20%. Per chi come me ama l'architettura qui, tra stili eclettici, liberty, razionalisti, modernisti, contemporanei, ce n'è per tutti i gusti. Sono uno spasso queste strade, mi fermerei a fotografare ogni abitazione. Qui abbiamo 3 esempi giustapposti, ovvero quello che sarà presumibilmente di inizio Novecento, questo di qua andando in ordine cronologico, stile razionalista, quindi con le grandi vetrate, la facciata pulita, e quindi siamo circa agli anni 50-60, e questo centrale invece è architettura contemporanea, quindi immagino gli ultimi 20 anni. È bello perché quando faccio i video alle facciate le macchine si fermano e aspettano che finisca. E poi di nuovo gli incroci, il cielo che si libera e poi di là di nuovo un bosco che si mangia il viale. Guardate. Questa invece è una scuola primaria, cantiere in corso di appartamenti di lusso da 40-150 metri quadri, chi fosse interessato. La presidenta del Messico, la prima presidenta donna. Profumo di detersivo ogni 2x3. Questa doveva essere la mia visita al parco Chapultepec, ma il lunedì è tutto chiuso, non me lo sarei mai aspettato. Traffico e il parco che me lo guardo da fuori. Per fortuna il triangolo verde a nord del parco è aperto, praticamente la prosecuzione del parco. Qua i cancelli insormontabili e di là proseguono i giardini. Power nap di 10 minuti e via verso Polanco. Gli Champs-Élysées di Città del Messico. Questo è uno dei viali principali di Polanco, il quartiere più agiato e benestante di tutta Città del Messico. Viali alberati, hotel di lusso, residenze sia razionaliste che contemporanee per la classe più agiata che vuole vivere uno stile di vita californiano, si potrebbe dire, sia per lo stile di molte ville che per i macchinoni che sfrecciano su queste strade. Questo in realtà fino agli anni 20 era un terreno agricolo, poi si decise di
inurbarlo, facendo venire a vivere qua le classi più agiate, e così è stato, perché si è insediata la classe elitaria di Città del Messico già dagli anni 30. Profumo di detersivo anche a Polanco, e la strada commerciale che taglia in due da est a ovest Polanco è questa, l'Avenida Masaryk, una sorta di Fifth Avenue più alberata, con le vetrine di lusso, ristoranti raffinati. L'atmosfera è quella dei quartieri di grido delle metropoli più moderne. Ce ne sono tanti e sono davvero meravigliosi questi viali alberati, dove c'è al centro un'ampia pista ciclopedonale e poi due fasce di verde con gli alberi altissimi che creano ombra tutto l'anno, poi due corsie di auto per senso di marcia e una corsia per la bicicletta per senso di marcia, e poi il marciapiede con la sua aiuola. Mi hanno fermato due ragazzini benestanti, volevano comprarmi la mia action camera per 1000 pesos. Ed è dedicato all'America il parco centrale di questo quartiere. In questo momento le siepi illuminate dalla luce calda del sole che inizia ad adagiarsi per la puesta del sol, e c'è una bellissima atmosfera ovattata, quasi come se fosse sempre domenica. E abbiamo trovato l'albero più bello di sempre. L'ho cercato su internet e si chiama Talipariti tiliaceum. Talipariti, coltivati in Messico. Con Polanco la chiudo qua con un cocktail a base di mezcal, miele di agave, succo di limone e cardamomo, e forse dopo c'è spazio per un altro drink da un'altra parte. Cheers. Per dubbi su dove cenare, la Little Tokyo potrebbe fare al caso vostro. Questo è Rio Lerma, praticamente una spina lineare di bar e ristoranti. La comunità asiatica qua è molto presente e ha contribuito allo sviluppo di quest'area grazie all'arte culinaria. In realtà ci sono ristoranti di tutti i tipi, per tutti i gusti, tutte le cucine. Ho preso la colazione per domani in questa pasticceria, in realtà anche in un'altra, perché domani vado a fare trekking, mi sveglierò prestissimo. Bellissimi questi alberi, ma volevo farvi vedere quello che fanno le radici. Guardate come crescono sotto il massetto di cemento dei marciapiedi. Qua le hanno tagliate. Parallelo corre il Paseo della Riforma, che l'altro giorno avevamo visto di giorno, di mattina, con la gente a correre per strada. Adesso c'è il traffico di fine giornata, e qua le ville storiche sono sormontate da grattacieli che illuminano la notte di Città del Messico. È un lunedì sera e c'è comunque un sacco di gente ovunque a passeggio, e si sente praticamente solo parlare messicano. Non ho mai sentito in questi giorni italiano, francese, tedesco, lingue slave, al massimo americani. Vi ricordate gli alebrijes, i carri allegorici di cartapesta? Ecco, a quanto pare li hanno lasciati in esposizione qua. Forse il monumento più iconico di tutta la capitale, presto che è rosso. Trentottesimo piano,
con un margarita alla frutta della passione, una tortiglia con polpo, ma soprattutto una vista incredibile su 22 milioni di anime illuminate dalle luci della città di Città del Messico, sovrastate tutti quanti dalla stessa volta nera, che assolutamente nera non è perché è rischiarata da questo profluvio di luci urbane. Al 38° piano una vista mozzafiato, una delle più belle che abbia mai visto, bellissima. E poi agganciato sempre al Paseo della Reforma c'è la zona rosa, qui c'è la più grande concentrazione di locali LGBTQ+ della capitale e forse di tutta l'America Latina, ma è più in generale la principale zona della nightlife di Città del Messico. Sarà l'escursione più impegnativa che abbia mai fatto, non solo per strapiombi e pietre affilate. Nel prossimo episodio, a quasi 4.000 metri, resterò letteralmente senza fiato. Vuoi venire in alta quota? Commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.